Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di novembre 2024. Wow, abbiamo la carta del matto, amici della Vergine. Nuovi inizi, nuove conoscenze, nuove avventure, viaggi anche per qualcuno. E perché no? È una carta che parla di bambini. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Voi comunque aprite sempre la tendina della descrizione, io ogni novità la inserisco lì e poi per eventuali informazioni aggiuntive mi scrivete un'email. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di novembre, amici della Vergine. Per quello che riguarda l'amore, le passioni, i flirt, le nuove conoscenze. Bene, partiamo con un'imperatrice. Dieci di spade, 4 di pentacoli, 6 di bastoni, Re di spade, temperanza, otto di pentacoli e cavaliere di spade. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un attimino com'è l'energia generale del mese per quello che riguarda gli affetti e dopodiché andiamo a fare i vari esempi di single, coppie e relazioni difficili. Partiamo da questa imperatrice. Devo dire che è una bella carta, soprattutto se siete in coppia tra il matto e l'imperatrice si può parlare di gravidanza, nuovi progetti, gestazione di idee, insomma qualche cosa bolle in pentola. Andiamo a vederla. Otto di bastoni, potrebbe arrivare una comunicazione di gravidanza, soprattutto se state cercando dei bimbi. Guardate il sole, che è un'altra carta che mi parla di bimbi, e l'appeso. Se è un po' di tempo che state cercando, ragazzi, qui pare si sblocchino delle cose, ok? Andiamo a vedere anche il 10 di spade. Sapete che la parola figli nei tarocchi si può sostituire con la parola progetti, quindi se per voi non è un figlio perché non è nelle vostre corde, perché non è più il tempo o perché magari ne avete già, si può parlare di progetti. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo un 3 di spade e un 6 di pentacoli. Sento che si può in questo mese di novembre guarire una ferita che magari vi portate dietro anche da un po'. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Cosa ho combinato qua? Ok. 4 di pentacoli. 10 di spade nuovamente. Oh, ma che cosa? Ci sono le carte un po' girate in un modo, un po' girate in un altro. Portate pazienza. Non mi sono accorta di averle mischiate. Ok, un'altra carta per i 4 di pentacoli. Mi viene da dire che si sono rimischiate le carte. Probabilmente nel mese di novembre è proprio quello che succederà. È come se arrivasse con l'8 di bastoni una comunicazione inattesa, inaspettata. Potrebbe essere un'amicizia che nasce, potrebbe essere la maternità o paternità, dipende se siete uomini o donne. C'è comunque un qualche bella notizia che vi fa andare verso l'espansione, verso una nuova speranza, mi viene da dire.
Allora, il 4 di pentacoli è spiegato da un 10 di spade e da un cavaliere di pentacoli. Perché ho la sensazione che un certo tipo di stabilità e di tranquillità che avete avuto fino ad adesso potrebbe cambiare? Ho proprio quest'idea, perché il 4 di pentacoli parla di di una sorta di protezione, stabilità, anche un po' staticità. Ok, però è come se fosse un qualche cosa che andate costruendo piano piano, proprio mano a mano che si chiude il ciclo precedente. Tenete presente che il 10 di spade è la chiusura della sofferenza, la fine della sofferenza. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Nove di pentacoli e imperatrice. Di nuovo, tra l'altro, 9 di pentacoli, anche questa è una carta che può parlare di gravidanza. È una carta di forte abbondanza, di prosperità. È anche una carta di coccole però, e vedendo l'imperatrice, ragazzi, sento che è come se ci fosse o una persona vicino a voi o una serie di eventi intorno a voi molto favorevoli a quest'unione, a questa decisione, a questo nuovo progetto. Andiamo a vedere il re di spade, 2 di spade, 7 di bastoni e 6 di spade. C'è il matto, è come se vi dicessero di farvi fluire, perché con tutte queste carte sento che qui vorrete seguire un po' troppo pedestremente le regole, le cose vanno fatte in un certo modo, e avendo 6 di spade ho come la sensazione che in realtà sia una vostra ideologia del passato, anche un po' stantia, vecchia, da rinnovare. E difatti non vi permette con questo 2 di spade al contrario di vederci chiaro. È come se fosse una sorta di rigidità mentale. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un 6 di coppe, un fante di bastoni e la sacerdotessa. Di nuovo la temperanza è una di quelle carte che mi parla di arte, mi parla di natura, mi parla di è una carta che cerca di mettere in equilibrio il maschile e il femminile, la mente con il cuore, quelle che sono le varie energie, ma la sento come una carta in questo caso eh, piuttosto di fluidità. Come vi spiego? È anche una carta di pazienza. Io credo che qui ci si avvicini a un nuovo progetto, a un nuovo inizio, a un cambio della realtà, ma è come se vi dicessero non tentate di tenere tutto sotto controllo perché il lavoro va fatto giorno dopo giorno, con determinazione, però poco alla volta. Andiamo a vedere questo 8 di pentacoli. Re di spade nuovamente, sì, giorno dopo giorno, con costanza, con un programma, le regole si vanno seguite e diciamo che quello che un po' come vi posso dire, vi frega è la fretta di ottenere il risultato, questo entusiasmo del matto che è come un bambino, vuole subito quello che è l'oggetto del suo desiderio. E invece qui vi dicono che bisogna andare con calma, bisogna costruire le case mattone dopo mattone. E anche vedendo l'imperatrice ci vogliono 9 mesi perché un bambino prenda forma nel ventre della madre. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Regina di coppe. Sì, ma molto me lo dà questo femminile, perché avete ben 2 volte l'imperatrice.
La temperanza è anche una carta femminile, la regina di coppe, ruota della fortuna e 10 di coppe. Ragazzi, qui si sta avvicinando un qualche cosa che può diventare, ha il potenziale per diventare stabile. Devono cambiare gli schemi di comportamento, probabilmente con questa ruota della fortuna, ma tenete presente che è anche una carta che dice che qualche bella notizia potrebbe arrivare in modo inaspettato. Potrebbe anche essere una persona che arriva in modo inaspettato verso fine mese. Allora, andiamo a vedere carta per carta. Scusate, settore per settore. Andiamo con i single, quelli che non hanno nessuno in testa. Avete un matto, ragazzi, qui una storia non ve la toglie nessuno, che non è solo una conoscenza, è proprio una storia, potrebbe essere l'inizio anche di una relazione. Sento che potrebbe essere un balsamo un pochettino per il momento magari di difficoltà che avete passato. Dunque, prendetela con calma questa conoscenza, come vi dice anche l'otto di pentacoli giorno dopo giorno. Non controllate, cioè non fatevi prendere dal controllo, però sì date le regole della relazione. Ok? Quindi non cercate di imporvi sull'altro, però fate capire quali sono i vostri confini. Tutto sommato devo dire, ragazzi, che le cose saranno anche piuttosto veloci nella conoscenza di questa persona. Potreste anche innamorarvi in un battibaleno, anche se personalmente diffido un po' degli innamoramenti troppo veloci, troppo rapidi, perché a mio avviso si scambia l'infatuazione per innamoramento. Però poi ognuno si autoanalizzi. Per chi è per chi è single ma ha una persona in mente, diciamo in una relazione, se vogliamo, energetica, ragazzi, io ho la sensazione che l'altra persona non vi veda molto, nonostante voi siete aperti, nonostante, diciamo che ci potrebbe essere come un inizio di una comunicazione a livello di amicizia, però è come se doveste spingere un po' prima che l'altra persona si svegli, si renda conto che c'è il potenziale, però è un martellamento pneumatico che dovete fare quotidianamente, come la goccia d'acqua che buca il sasso. Sento che questa persona ha bisogno di, come dire, essere un po' guidata. E comunque non tutti abbiamo lo stesso ritmo. Voi con questa carta del matto avete parecchio entusiasmo, parecchia adrenalina in circolo. Soprattutto perché vedo che c'è una bella comunicazione, una bella energia tra di voi, e quindi giustamente potrebbe anche esserci una certa fretta nell'approfondire. Per chi è in una relazione da tanto tempo, ragazzi, allora, molti saranno presi dal lavoro o dalle situazioni, diciamo, familiari, potrebbero anche essere. E allora, in un certo senso, per qualcuno vi dirò che potrebbe arrivare come una conoscenza extraconiugale. Non vedo fuochi e fiamme per adesso, ma è come se le dinamiche a un certo punto tra voi e un'altra persona cambiassero. Può essere una persona nuova per qualcuno, per qualcun altro è semplicemente una persona che magari conoscete sul lavoro e a novembre è come se ci fosse quel qualche cosa in più che vi fa pensare. Ritornando a chi è in coppia, diciamo serenamente, o comunque insomma, quello era un messaggio per pochi, devo dire che le cose appunto procederanno abbastanza normalmente, sarete presi, come vi dicevo prima, dalle cose dal quotidiano più che tutto, però lo vedo tutto sommato un periodo abbastanza dinamico, tranquillo e sereno. Per chi invece, ragazzi, è in una relazione non ben definita, ecco, qui potrebbe cambiare completamente il panorama. Io sento come se le cose ad un certo punto prendessero la piega che voi volete, magari non con i tempi che voi vorreste, però è come se iniziassero a smuoversi le cose nella vostra direzione.
In questo caso vi consiglio di fare esercizi, pratiche, meditazioni sulla legge di manifestazione o anche di attrazione, quella con cui vi trovate meglio. E ragazzi, se siete in separazione, qua devo dire che magicamente potrebbe arrivare una comunicazione da parte di questa persona, se non addirittura un incontro casuale con questa persona. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, amici della Vergine. Va bene, tutto sommato c'è quella ruota della fortuna lì alla fine che mi fa proprio ben sperare un po' per tutti e tre i gruppi, ragazzi. C'è come un cambio di scena, un cambio karmico anche, potrebbe essere un cambio di dinamica, un cambio di ciclo. Va bene, andiamo a vedere un oracolo di questi. Abbiamo la tomba. La fine porta nuovi inizi e difatti qui avete anche 2 10 di spade. Può essere che qualcuno di voi si sia lasciato indietro una persona e magicamente questa persona riappaia. Non vedo passato lontano, è un passato vicino, cioè una persona che magari avete conosciuto, non avete sentito per un po' e adesso come magicamente riappare. Parla di crescita, di cambi, di liberazione e di transizione. Beh, i cambi sinceramente li vediamo anche qui con la ruota della fortuna, però soprattutto i nuovi inizi con la carta del matto, qui. E la carta del matto è anche una carta che vi invita a lasciarvi andare, a fare il salto di fede, a buttarvi, a fluire nella vita. Sì, ed è un po' quello che vi dicevo prima anche qui con questo re di spade, no? Cercate di non avere troppo controllo. Le regole ogni tanto possono essere modificate piuttosto che infrante. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo, un angelo del cuore. Lascia andare il tuo ex. E qui con questo 10 di spade vi dicevo all'inizio che se avete appena avuto una delusione, questa nuova persona potrebbe essere un balsamo. È tempo di ripulire la tua energia. Anche che l'energia funziona come gli armadi, per poterci infilare vestiti nuovi bisogna togliere quelli vecchi, perché lo spazio è quello che è. Che poi in realtà non è vero. A livello energetico lo spazio si espande, però. Vabbè, questi sono temi di metafisica che tra l'altro spiego in modo dettagliato nella sezione degli abbonamenti. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore. Sì, ragazzi, perché se io penso, sto in una vibrazione del non troverò mai nessuno per me, sono destinato a rimanere da solo, creo quel tipo di energia. Invece qui è un po' come se vi dicesse cambiate il tipo di energia che emanate, cambiate il modo di pensare. Dopodiché abbiamo potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner che cerchi. Quindi questa nuova persona che si affaccia potrebbe essere effettivamente, come vi dicevo, il balsamo che vi serve in questo momento, il partner ideale per voi in questo momento. E le posso anche leggere una di seguito all'altra perché qui si tratta di ripulire, che riguarda un po' questa zona della lettura. Pensa con ottimismo della vita, questa apertura, questa pazienza, questo lasciar fluire, e potrebbe essere la persona giusta il lavorare piano piano al costruire qualche cosa su questa dinamica o panorama che potenzialmente potrebbe cambiare a fine novembre. Amici della Vergine, è una bella lettura, devo dire. Fatemi sapere se vi risuona, se ci sono stati spunti di riflessione interessanti. Potete scrivermelo comunque nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, li potete vedere, vi basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!